tante lunghe peripezie per trovare il posto vicino al supplier di dentro. Adesso stiamo andando. Ragioni per cui è conosciuta la Svezia. Mamma mia, here I go again. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Dopo un'ora e 20 di stressante tragitto tra gli alberi, adesso siamo arrivati a Stoccolma. Spero di aver capito bene, però alla stazione centrale, proprio all'interno della stazione, tipo come Termini, c'è un centro per fare i vaccini. È molto pulita, però diciamo che le persone non hanno gli stessi standard di pulizia della Svezia. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Approfondiamo la concezione svedese di tradurre l'inglese all'italiano, perché loro in inglese dicono hot dogs e cold drinks, no? Però in italiano lo traducono così: cani caldi e bevande fredde. Cosa pensi di cani caldi? Questo dove siamo adesso invece è Gamla Stan, ovvero la parte vecchia di Stoccolma, la città vecchia. Avete presente quei palazzi color pastello, simbolo di Stoccolma, no? Eccoli. Stiamo andando dalla parte opposta, nell'isola di... Il problema è che rovinano il paesaggio le gru e i cantieri in costruzione, che non permettono né di ammirare il paesaggio né tantomeno di fare delle foto. Dopo aver constatato tristemente che tutti i negozi e tutto il resto chiude tra le 5 e le 7, stiamo andando ad un punto panoramico dove speriamo di riuscire a fare delle belle foto a tramonto. Love is the prize, so wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Stiamo facendo il giro in battello perché siccome la costa è molto frastagliata ed è piena di isole col mare in mezzo, si può prendere il battello che è incluso nell'abbonamento ai mezzi. You can dance, you can jive, having the time of your life. Hey, see that girl, watch that sea. Do you know? Questa è la zona di Skansen dove sono ricostruite tutte le varie tipi di abitazioni della Svezia pre rivoluzione industriale. Oi, 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 oi.
looking out for a place to go, where they play the right music. Una parte molto bella di questo parco è dedicata, con dei pannelli che raccontano la storia, del popolo dei Sami, che vivono tra la Russia, la Svezia, la Norvegia e la Finlandia. Sono una popolazione di indigeni e qui raccontata proprio la storia, i costumi, un po' della lingua, e sono ricostruiti anche delle tipiche abitazioni Sami. La moda solita dei Sami? And if you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 43. Dancing queen. Ho visto tante cose, ma mai mangiare a contatto con degli uccelli che sono lì a mano di attaccare il tuo panino. Yes, you can dance, you can jive. Adesso siamo all'interno di un museo dove c'è il delitto di una nave affondata che è una delle più antiche e meglio conservate al mondo, ovvero la nave base al Base Museo. Dancing queen to the left. Oi, 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 Abbiamo trovato il miglior cibo di Stoccolma, ovvero la ringa. Con Dancing Queen in sottofondo mangiamo il tipico pesce di Stoccolma. And when you get the chance, you are the Siamo andati in questo pub, ho chiesto le birre, ci hanno chiesto di far vedere le nostre carte di identità. Allora, io avevo la mia, che è quella nuova, col tesserino, e lui aveva la sua vecchia, quella con quella di carta ancora, no? Allora la cassiera inizia a dire no, ma io questa non la posso accettare perché è solo un pezzo di carta. Hey, see that girl? Watch that scene. Digging up. Dancing Queen. Ore 11, uscita della metro e loro dormono indisturbati. Comunque devo fare un velocissimo riassunto delle mie impressioni sulla Svezia e su Stoccolma fino a questo momento. Allora, la Svezia è bellissima, Stoccolma è bellissima, ma è molto costosa. Molto costosa. Non c'è paragone tra questi treni e quelli della Bulgaria. In Bulgaria viaggiavamo a terra, qui viaggiamo con dei sedili che sembra che siamo in business class. Anche da specificare che il treno in Bulgaria l'abbiamo pagato 2 euro, questo treno l'abbiamo pagato 20. Io rivaluterei il fatto dei treni in Bulgaria, sinceramente. Stiamo entrando ora al Museo delle Culture del Mondo. La mia professoressa di sociologia dei processi culturali dovrebbe essere fiera che vado al museo etnologico. Bello e divertente di tutta la mia esistenza, tutto interattivo con i giochini, tutto divertente, tante cose da fare, da provare, bellissimo. Poi tra parentesi questo museo è gratis. Ti è piaciuto il museo? Molto. Bellissimo!
cosa un po' drammatica di Gothenburg, ma comune un po' a tutte le città della Svezia, è che, come già ho detto, chiude tutto subito. Quindi il museo chiude alle 5, il mercato del pesce chiude alle 6, le chiese chiudono alle 7, alle 8, i bar chiudono alle 8. Quindi oddio, troppa ansia. Un'usanza tipica svedese è quella di fare di pomeriggio la fika, che è in pratica un dolcetto, un pezzo di torta, dei biscotti, una bevanda, tè, caffè. Stamattina andiamo a prendere i traghetti che ci porteranno a fare il giro delle isole. Arrivati a Vrango, che è la prima delle isole che abbiamo scelto di visitare con l'arcipelago di Gothenburg, ed è bellissimo, è un senso di pace, calma, tranquillità. Sono troppo emozionata. Facendo a piedi tutto il percorso che da la parte sud dell'isola ci porterà fino in su alla parte nord. Tutte queste piccole colonnine di sabbia, tutte, c'è un cumulo così di vermetti sopra ad ognuna. Abbiamo appena pranzato qui a Vrango, in questa spiaggetta. L'unico problema di Vrango, non ci sono posti dove comprare da mangiare, perché è tutta natura. Stiamo lasciando Vrango per andare a fare un giro sulle altre isole. Ora siamo a Donso, che è un po' più grande rispetto a Vrango, un po' più abitata. Vrango aveva tipo 300 abitanti e un centro abitato, mentre Donso è un po' più grande, arriva a 1000 abitanti. Siamo appena arrivati dopo aver preso il traghetto all'ultima isola di questo giro nell'arcipelago di Gothenburg, che è Branno. Andiamo al porto opposto dell'isola e poi riprendiamo il traghetto e torniamo a Gothenburg.
abbiamo fatto non so qualcosa come in totale 4-5 ore di camminata oggi. È stata una giornata molto faticosa. Abbiamo camminato per tantissimo tempo stamattina sotto al sole, però abbiamo visto dei paesaggi bellissimi, cose che non penso di vedere mai più nella nostra vita. Buongiorno Göteborg! Stamattina andremo alla fortezza di Bohus. In Svezia sono molto fissati e fanno bene con l'ambiente e infatti nel succo, quando lo compri il brick, non c'è la cannuccia. Quindi noi come berremo, come apriremo e come berremo adesso il succo? Boh. Questo paese è così avanti negli anni che qui tu puoi portare la tua Tesla e ricaricare la tua Tesla nel posto dove si ricaricano tutte le Tesla. Comunque devo dire che fa troppo caldo. Nonna mia, non si può stare. Cioè è meglio così perché siamo stati graziati, poteva piovere e fare un freddo svedese. Noi stiamo andando in un posto tipicamente svedese a mangiare cose tipicamente svedesi. Che posto è? Inizia con la I. Mangiare le polpette Ikea da Ikea in Svezia non ha prezzo, vero? I korv, ovvero gli hot dog, a 50 centesimi solo all'Ikea in Svezia. Abbiamo notato, sono fissatissimi con l'ecologia, con il rispetto dell'ambiente, cioè tutte le cose che da noi sono in plastica o inquinano la plastica, qui sono di vetro. È molto bella questa cosa che fanno, incoraggiare l'uso di oggetti per la casa riutilizzabili invece che ovviamente inquinare con la plastica. Adesso siamo al museo della città di Göteborg, è gratis per chi è minore di 25 anni, quindi grande. Qui abbiamo notato una popolarità dei piatti vegani supera quasi quella dei piatti diciamo normali, per quelli che mangiano anche carne, no? Loro fanno le birre alcol free, dove non c'è alcol, al massimo c'è il 2.2, tipo queste birrette inutili che stiamo bevendo qui. Però gli alcolici qui, siccome non li vendono appunto nei supermercati, li vendono ai Systembolaget, che sono dei supermercati solo per gli alcolici. Siamo arrivati alla conclusione del nostro viaggio in Svezia. La Svezia è bella, non è stata fredda come ci aspettavamo, anzi ha fatto fin troppo caldo. I paesaggi sono stati bellissimi, cioè veramente mozzafiato. L'unica pecca è un po' questo fatto che, ecco, un po' costosa, un bel po', e che tutto chiude in pratica prestissimo e che ti fa stare sempre con l'ansia. Le persone sono state tutte gentilissime. La Svezia è bellissima di per sé, niente da aggiungere.
Bellissimo viaggio, molto molto bello.